Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Ariete, anche ascendente Ariete, anche Luna in Ariete o Venere in Ariete. Video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Che sorpresa stai per ricevere? Vediamo, prossime ore, prossimi giorni. Partiamo dagli oracoli, vediamo che visione ci danno gli spiriti a mezzo di questi oracoli. Che sorpresa stai per ricevere? Allora, vediamo un po' di avere il quadro oracolare. Che si tratta questa sorpresa? Mettiamo uno di questi, poi mettiamo uno degli oracoli della nostra sorella Antonella e poi ci mettiamo questi. Allora, vediamo il clima di questa sorpresa. Vediamo. Trasformazione senza nome, astieniti da giudizi ed etichette non definire. Questo credo si riferisca al momento in cui stai vivendo. Si riferisce a uno stato emotivo che stai vivendo adesso, a cui stai vivendo un momento di grande trasformazione, forse che ti sta dando un po' da... non da penare, però qualcosa di certi affanni, no? E quindi quando stiamo nell'affanno sentire che qualcosa di bello che no? Che ci porta un po' fuori dal regno ctonio sotterraneo è bellissimo. Quindi vediamo un po' ancora. Vittimismo, te l'ho appena detto, qua stiamo vivendo una situazione un po' difficile, ci sentiamo vittime di alcuni eventi o l'abbiamo vissuta questa cosa, ma credo che la stai vivendo in questo momento, quindi questo messaggio ti arriva apposta. Non sai dare un nome alle cose, non sai magari vittimismo, o qualcuno ci vittimizza, noi possiamo vittimizzare l'altro, sensi di colpa dall'altra parte, quindi stiamo vivendo questo. Io mi auguro che tu stia facendo la pratica dei 21 giorni o la pratica dei 22 arcani, l'eros degli arcani o la pacificazione delle immagini perturbate, no? Per sciogliere tutto questo. Vediamo un po' ancora. Anticonformismo, le tue qualità uniche sono una parte importante del proposito della tua vita. Essere e sentirsi diversi è qualcosa di positivo. Probabilmente tu stai vivendo un momento in cui stai esprimendo te stessa o te stesso, la tua anima vuole emergere in certe questioni, amici, parenti, dinamiche, e allora ci sentiamo, a volte ci fanno sentire in colpa di essere in un certo modo, ok? Le tue qualità sono uniche, ti stanno dicendo. E quindi la sorpresa che stai per ricevere è proprio un'ovazione, una standing ovation, ha a che fare con il fatto che tu sei una persona diversa dalla gente comune, dal luogo comune, e quindi la sorpresa è relativa a questo della serie stai facendo bene. Non farti condizionare dal giudizio degli altri, che è il tuo stesso giudizio, no? Che poi dai a te stessa: sto facendo male, sto facendo bene, ma se avrò sbagliato, ma forse no, ma forse così. Ecco, la sorpresa è inerente a questo. Mettiamoci questi altri oracoli, un altro oracolo di questi. Che sorpresa stai per ricevere? Qualcosa che ha a che fare con i tuoi progetti. Idee e progetti, la creatività è la chiave del tuo successo, falla splendere. Questa sorpresa ha a che fare con dei progetti che stai portando avanti, col tuo essere unica, unico e inconfondibile. Non manipolabile, non ha a che fare con questa spinta creativa che grazie a una situazione più difficile sta venendo fuori, perché la tua anima sta emergendo. Vediamo i tarocchi cosa ci raccontano. Allora, mettiamoci questi. Parlano di creatività. Quindi, che sorpresa stai per ricevere? Cosa ci dicono i tarocchi? Gli spiriti a mezzo dei tarocchi. Che sorpresa stai per ricevere? Qual è l'energia di del momento quindi che stai vivendo? La realizzazione economica, la realizzazione personale, l'autosufficienza emotiva. Wow! Quindi è una sorpresa riguardante le tue qualità uniche di renderti autosufficiente, o un nuovo lavoro, o qualcosa di nuovo che ti rende appagata o appagato, della serie
guarda come sono, come sto bene, guarda dove sono arrivata, cioè una sorpresa relativa alla tua economia oppure al taglio delle dipendenze economico-emozionali. Wow, successo pubblico è una sorpresa di un lavoro che ti dà riconoscimenti pubblici per molte di voi o di un lavoro ben svolto oppure il 6 di bastoni è l'esito, il successo del tuo appagamento personale riconosciuto dagli altri, dal tuo modo di essere, quindi la sorpresa ha a che fare con riconoscimenti pubblici, un cambio di lavoro, qualcosa che nel lavoro va tremendamente bene rispetto a delle idee, a dei progetti, quindi è il successo di certi progetti. Questa è la sorpresa che stai per ricevere, il grande corpus, no? Andiamo a vedere ancora sulla sorpresa che stai per ricevere. La realizzazione di un sogno. Ragazze mie e ragazzi, sono tra le carte più belle in assoluto. Vedi a cosa servono i momenti difficili vissuti bene? Ti allego le emozioni. Diventi potente perché le emozioni ctonie, sotterranee, quando lì arrivano, ti servono a viaggiare verso oltre la tua mente razionale, il vittimismo, far uscire le qualità e qua realizzi un progetto lavorativo, successi e applausi o un progetto che ha a che fare con le tue idee, con i tuoi progetti, qualunque cosa esso sia. Va bene? Ancora in merito a cosa che sorpresa stai per ricevere, mettiamone due altre. Fatto sta che secondo me avrai più responsabilità in questo nuovo lavoro o in questa cosa nuova. Il 10 di bastoni mi parla di più responsabilità su questi progetti, però questo ti porta a emergere delle tue nuove qualità. Quindi un lavoro con delle responsabilità che porterai perfettamente o qualcosa che ha a che fare con i progetti con maggiore responsabilità. Sì, denari di nuovo. Allora, però saprai, siccome ci sono più responsabilità, saprai equilibrare perfettamente le cose. Perché? Perché sono emersi grazie a un viaggio ctonio sotterraneo che hai fatto, ti sei alleata alle emozioni se fai il percorso sciamanico con me o semplicemente se ancora non lo fai ti invito fortemente a farlo. Ma qual è il senso? Quando ci arrendiamo agli eventi, noi riusciamo ad autopotenziarci con quello che la mente giudica dolore. Quindi è qualcosa di bellissimo, bellissimo veramente. Sì. Mettiamoci adesso ehm, queste carte qui, che sono un po' tarocchine, un po' sibilline, in merito sempre a che sorpresa sta per arrivarti rispetto a quello che è già uscito. Allora, che sorpresa stai per ricevere? Questo sogno che si realizza, questa realizzazione. Vediamo. La consultante, qua ci sei tu, che tu sia uomo o donna non importa, è proprio qualcosa per te. Re di denari c'è qua, arricchito, tradito, speculatore. Vabbè, questo è un re di quadri, re di denari, mi parlano della parte lavorativa anche, no? Magari un datore di lavoro. E qua abbiamo l'amante innamorata. Alcuni di voi stanno con una persona che sta molto bene. Amore, vedi, inquietudine, amore, vedovo, allontanamento. Ah, mi stanno raccontando che grazie a una separazione o una sensazione di separazione da una persona a cui vuoi bene, che può essere anche, qua di quadro può essere anche un padre, o può essere anche un datore di lavoro, o può essere la persona con cui lavori, o può essere anche la persona con cui stai. Qua c'è stata una separazione che ha portato una sensazione difficile a livello emozionale e questo ti ha permesso di fare un certo viaggio emozionale per allearti alle tue emozioni. Sì, per allearti alle tue emozioni, quindi mi stanno raccontando quel passaggio lì. Vediamo ancora che sorpresa stai per ricevere. Che sorpresa stai per ricevere? La realizzazione, di nuovo il 9 di quadri che è il 9 di denari, la realizzazione personale, ragazzi miei ragazzi, grazie a un momento difficile di natura sentimentale o di natura amorosa o di natura relazionale con qualcuno, chiunque l'altro sia, che ti ha portato a fare un viaggio sotterraneo per la tua realizzazione.
per far emergere quella volontà dell'anima che ti permette di tagliare i ganci emozionali dalle persone e realizzare anche relazioni integre ed appaganti. Qua c'è una realizzazione tua personale, autosufficienza economica, autosufficienza emotiva, realizzazione personale. Mi stanno raccontando proprio il processo che è arrivato a questo punto. Mettiamone un'altra. Sì, denaro, denaro, anche il passato questo. Qua stiamo pacificando le immagini perturbate del nostro passato che si sono potute riperpetuare nella tua vita attuale e questo sta portando l'abbondanza. Qua c'è il denaro, realizzazione e denaro. Va bene? È una stesa, una lettura bellissima. Vediamo adesso, tu stai riprendendo? Sì. Allora, vediamo adesso con altri oracoli in merito anche sempre alla sorpresa che stai per ricevere. Quindi che clima emozionale ha questa sorpresa che stai per ricevere? La comunione, non sei sola, anche con altre persone. Il clima emozionale di questa sorpresa è la comunione. Allora, la comunione con il tuo amante mistico, l'amante invisibile, la stella, riconoscendo in te stesso, in te stesso le qualità che hai sempre sognato avere, senza più preoccuparti di essere giusta, di essere sbagliata o sbagliato, sei perfetta. Quindi la comunione col tuo amante mistico che ti porta a spianarti la strada sulle idee o sui progetti. Bellissimo. Allora, no, voglio metterci queste altre. Quale porta si apre con questa sorpresa? Quale porta si apre con questa sorpresa? Wow! La porta dell'aria, le nebbie si diradano, si aprono comunicazioni e chiarimenti, comunicazioni e chiarimenti. Le nuvole si diradano, laddove tu percepivi magari un po' di inquietudine, di incertezze, le nebbie si diradano, cioè la porta dell'aria mi parla di comunicazioni che portano giustizia, quindi comunicazioni che portano giustizia, delle parole che diradano ogni dubbio, ogni nebbia, le puoi dire tu o te le può dire qualcun altro, qualcosa che parte da una chiarezza, ci si è chiariti, va bene? Ci si è chiariti. Adesso vediamo ancora con queste. Che sorpresa stai per ricevere? Ah, vedi, una sorpresa che ha a che fare con qua, l'albero, lascialo andare. Questa sorpresa ha a che fare con un dolore che hai vissuto. C'è un dolore, me lo spiegavano già con le prime carte. La disidentificazione dall'attaccamento, il 9 di denari. Quindi disidentificazione dall'attaccamento, un attaccamento al risultato, al voler controllare gli eventi. Sai, quando stiamo in un momento molto buio, molto giù, no? Quando e non vediamo magari l'uscita e ci lasciamo andare, a un certo punto c'è il primo bagliore. Il numero 18 corrispondente anche alla luna negli arcani, no? Magari stai facendo dei sogni importanti oppure ti svegli e non ti ricordi i sogni, però ti svegli un po' più agitato, agitato, confusione. Ok, quando stiamo in questa nebbia, ecco, le nuvole vengono, la nebbia con la porta dell'aria sono parole che diradano le nebbie, va bene? O la confusione, volevo dire anche. Ancora, in merito sempre a che sorpresa stai per ricevere. Sì, piuma, pensa prima di giudicare. Abbiamo giudicato magari troppo in fretta una situazione oppure ci abbiamo riflettuto prima di giudicare una situazione e qua è un po' la resa dei conti, mi dicono. Questa carta mi dice che probabilmente sei stata giudicato o giudicato per il tuo modo di essere, ma adesso la giustizia è pronta a darti tutto ciò che meriti. Va bene?
Sì. Cos'altro? Un'altra di questi oracoli. Un nuovo mondo ti aspetta, il mondo ti aspetta, mañana, quindi è una sorpresa dove tu dirai wow, finalmente. E qua abbiamo lei che si sveglia nelle acque, no? Nel regno ctonio, sotterraneo, nelle profondità. È come se avessi pacificato le tue profondità, avessi detto una certa verità, ti fossi ritrovata in quella verità o ritrovato, e adesso il mondo ti onora con questa sorpresa. Va bene, quindi un nuovo mondo ti aspetta, il mondo ti aspetta, è come se tu sei perfettamente allineata con le tue emozioni, allineato con le tue emozioni, non hai paura dei venti delle emozioni, anzi ti sei alleata o alleato, hai fatto un bellissimo percorso, veramente bellissimo. Non so se stai facendo le pratiche con me, sotto all'info box trovi la profetica pratica dei 21 giorni. Però questo è un grande risultato. Vediamo un po' ancora che sorpresa ti sta per arrivare con queste. La forza mentale. Il tuo angelo ti difende dalle ingiustizie, sviluppo delle qualità mentali, veggenza, non cadere nella vendetta e nella menzogna. Sì, sei esonerata o esonerato dalle ingiustizie, ricevi giustizia, avrai una capacità di veggenza, di preveggenza. È come se quello che tu hai vissuto ti porta a realizzare questa indipendenza emotiva e questo regalo da parte della vita, no? Questa grande fiducia della stella, maggiori responsabilità in un lavoro o maggiori responsabilità da qualche altra parte, però portate perfettamente in equilibrio rispetto ai tuoi progetti. La tua anima doveva emergere attraverso delle difficoltà che hai vissuto, che la lettura mi ha raccontato. Adesso un nuovo mondo ti aspetta, fatto di bellezza e di progettualità, che ha come base il tuo innato anticonformismo e libertà dell'essere. Quindi, ragazze mie ragazzi, è una lettura stupenda. Io concludo qua e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.